Sono Riccardo Bertazzo, sono professore ordinario di fisica presso il Politecnico di Milano, nonché il direttore di Polifab, che è la facility per micro e nanofabbricazione del Politecnico. Oggi vi parlo di T-MEC, che è il nuovo test diagnostico rapido per la malaria che abbiamo sviluppato. T-MEC consiste in un test diagnostico rapido che permette la diagnosi della malaria in soli 5 minuti, confrontati con i 20-25 minuti degli attuali test diagnostici rapidi che sono in commercio, promossi anche dall'OMS, o con i 60 minuti di un'analisi al microscopio o con i 60 minuti circa, 40-60 minuti di un test che utilizza la biologia molecolare come la PCR. I suoi vantaggi fondamentali sono legati al fatto che appunto è rapido ma è anche quantitativo, quindi permette di monitorare l'evoluzione della malattia, e oltre a questo ha il grande vantaggio di essere un test che può essere utilizzato veramente vicino al paziente o quasi dal paziente stesso, perché è un test lab on chip che sfrutta un microchip come quelli che si utilizzano in microelettronica, che sviluppiamo noi a Polifab per fare questa detection. Quindi il concetto è questo: il plasmodio della malaria attacca il globulo rosso e trasforma l'emoglobina in un'altra sostanza che si chiama emozoina, che è magnetica. Quindi i globuli rossi che sono infettati dal plasmodio sono separabili mediante un magnete esterno da quelli sani. Nel nostro sistema abbiamo un microchip che sta a posto così con la faccia che punta verso il basso, e i globuli rossi che vengono posizionati al di sotto fra il vetrino e il chip stesso possono scendere se sono sali o salire se sono malati. Quando sono saliti, in prossimità della superficie del chip ci sono degli elettrodi che permettono di misurarne la presenza e di quantificare la presenza. Il chip è stato sviluppato da noi in collaborazione con i medici dell'ospedale Sacco, l'unità di malattie infettive. La prima validazione l'abbiamo fatta da loro, ma poi 15 giorni fa, dal 6 al 21 di aprile, siamo stati in Camerun, in un ospedale, l'Hôpital Saint-Luc d'Embalmayo, che è un piccolo villaggio, a fare la validazione clinica in un ambiente che è rilevante, nel senso che è proprio la situazione di un paese in cui la malaria è un problema endemico. Il test ha funzionato a 36 gradi di temperatura, a 90% di umidità, e siamo confidenti che si possa passare quindi adesso alla fase di sviluppo ulteriore per arrivare a un test che abbia le dimensioni e la tipica configurazione di quello che siamo abituati a vedere per l'analisi della glicemia, quindi un glucosimetro. Di qui servirà un tempo, pensiamo ancora di circa un anno per questo sviluppo. Contiamo nel giro di un anno di tornare a questo punto in Camerun, in un altro ambiente rilevante, per la validazione di quello che sarà a quel punto il vero oggetto che potrebbe andare in produzione sul mercato. Dopo questa fase, che è la fase in cui abbiamo potuto capire che effettivamente c'è una corrispondenza fra la valutazione clinica e quello che dice il nostro test, stiamo cominciando quindi la pubblicità vera, che passa attraverso i mezzi di informazione, la partecipazione anche a questo stesso evento, e nei prossimi giorni ci saranno anche delle comunicazioni verso delle fondazioni tipo la Melinda and Bill Gates Foundation, che ha dei programmi specifici sulla malaria, o altre realtà, per poter arrivare a quella raccolta di fondi che ci serve e che è necessaria in questo momento per fare lo step tecnologico successivo.